Salve a tutti e bentornati nel nostro canale YouTube Ricette della Vecchia. Oggi ritmo afro, penne all'afro-cubana, una ricetta della Vecchia che ha imparato da un ristorante, economicissima, semplicissima e soprattutto buonissima. Andiamo con gli ingredienti e poi subito con la preparazione della ricetta. Una cipolla, 2 spicchi di aglio, 2 coste di sedano, una carota, un limone al quale gratteremo la buccia, poi vedremo come, 400 grammi di polpa di pomodoro. Vedete che è un po' liquida perché ho pulito il baratto con l'acqua per tirare su tutti. Cucino non si spreca mai niente, mi raccomando, mai sprecare, soprattutto in questi tempi che insomma ci siamo capiti. Prezzemolo tritato, quanto basta, 250 ml di panna da cucina fresca, io utilizzo sempre quella fresca, opzionale, potete non metterlo se non vi piace piccante. Io ho messo un peperoncino normale e qualche pezzettino di peperoncino habanero. Extra hot habanero, 2 pezzettini perché sennò andiamo via di testa. Olio extravergine di oliva quanto basta. E adesso partiamo con la ricetta. Ho sbucciato cipolla e aglio. Ho pelato la carota, tagliata all'estremità ovviamente. Prepariamo le coste di sedano, leviamo le parti più dure e mettiamo tutto nel robottino elettrico della Vecchia. Sedano e carota. Ovviamente per fare il trito di sedano e carota potrete anche fare a mano, però è più rapido perché la Vecchia utilizzava questo perché aveva sempre fretta ed è sinceramente comodissimo. Poi vi farò vedere come dovremo ottenere il taglio, perché non deve essere molto fine, deve essere un taglio grossolano, vedremo poi come. Passiamo adesso alla cipolla che faremo fina con il robottino a mano della Vecchia. Lei utilizzava questo per la cipolla e adesso vi farò vedere come. Tagliamo la cipolla così, 2 e altri 2 e mettiamo tutto nel robottino manuale. Utilizzo sempre la spatola magica che prende su quasi tutto e mettiamo tutto in un contenitore. La cipolla è un po' fortina, lascia un po' lacrimare gli occhi, per cui un po' di protezione ci vuole sempre. Prepariamo adesso l'aglio, leviamo sempre l'anima, poi come al solito facciamo dei cubetti e così via. Mettiamo l'aglio insieme alla cipolla. A posto. Prepariamo il peperoncino, leviamo le estremità e lo tagliamo. Pronto. Passiamo alla preparazione del sedano e della carota e vedremo come tagliarlo. Andiamo con degli impulsi. Perfetto. Il sedano e la carota devono essere tagliate così, grossolanamente, non finissimo. Trasferiamo tutto in un contenitore. Aggiungiamo il peperoncino. E adesso passiamo alla preparazione della scorza di limone. Gioco da ragazzi. Prendiamo la nostra grattugia, dovremo utilizzare questo tipo di grattugia. Limone e vai. La metteremo insieme al preparato di verdure e peperoncino. Possibilmente mettiamo meno bianco possibile, che è un po' amaro, quindi grattugiamo solo la buccia. È fatto, il gioco è fatto. Altre 2 grattatine, gratte e ci abbiamo tutto pronto. Ci aiutiamo con un coltello a prendere più limone possibile. Pronto! Andiamo a scaldare un filo d'olio extravergine di oliva in una bella padella antiaderente. Diamo un bel filo, ecco, vediamo così, a posto. Andiamo a scaldare, fiamma media. Ingredienti sono per 2 persone. 2 persone perché noi siamo in 2, siamo in 3, c'è anche il cane ma non mangia, sta roba non gliela date. Perché è piccante. Poi tra l'altro qui in casa nostra c'è un problema grosso perché c'è mia sorella Giuditta che si è lasciata col compagno in Argentina. Speriamo che non venga qui, dico solo questo, speriamo che non venga qui a rompere, perché sennò speriamo che muore presto.
Scaldiamo come al solito, giriamo bene per oliare, poi metteremo aglio e cipolla a soffriggere. Una cosa molto... chiaramente sì, mi ha passato mia moglie il solito goccetto di liquore di mio suocero per preparare il palato. Cos'è ciliegia? Un nettare divino. Una cosa importante che volevo condividere con voi, io per mescolare gli ingredienti sto utilizzando il cucchiaio di legno ufficiale della vecchia. Questo è un cucchiaio che non si sa quanti anni ha, però utilizzo questo per affetto e perché è un cucchiaio magico. Olio caldo, andiamo con aglio e cipolla, solita spatola magica, lasciamo soffriggere, mescoliamo bene come al solito per far prendere l'olio all'aglio e alla cipolla, sempre un po' di sottofondo afro. Bella, Madonna. Lasciamo soffriggere e nel frattempo un po' di musichetta con le padelle. Afro, e vai con l'afro, allora prendo un altro cucchiaio e vai con l'afro. Come al solito sempre un saluto a tutti voi che ci seguite, ciao e grazie sempre. Un pochino di tempo per la doratura, non per la bruciatura, la doratura, non la bruciatura, perché ragazzi, salute. Vedete, ho messo pochissimo olio, andiamo a fiamma bassa perché non è necessario tantissimo olio, perché dopo le nostre donne la dieta è troppo olio. All'interno costa il braccio, madonna. Ci siamo, andiamo con la colpa di pomodoro. Lasciamo asciugare un po' l'acqua, poi a metà cottura aggiungeremo le verdure, carota, sedano, corzette di limone e peperoncini. Siamo a metà cottura, come lo vediamo, vedete c'è ancora rimasta un po' d'acqua. A questo punto intanto ho buttato la pasta, versiamo il composto di carota, sedano, corzette di limone e peperoncino. Con la nostra spatola magica tiriamo giù il più possibile. Fatto, mescoliamo bene, un piatto ricco di verdura anche per i vostri ragazzi che magari ne mangiano poca, così sono invogliati a mangiare un piatto gustoso, gustosissimo direi. Da questo momento in poi andiamo fino a fine cottura che la pasta è pronta. Praticamente la verdura, la carota e il sedano dovranno risultare croccanti e daranno un sapore al piatto. Lasciamo cuocere. Sta venendo tutto bene. C'è rimasta un pochino di acqua, ho messo la fiamma proprio al minimo, quel pochino di acqua che c'è si evaporerà un altro po', però ci servirà avere un po' d'acqua perché la pasta trafilata al bronzo la assorbirà e verrà un piatto ottimo. Una cosa che avrete notato sulle mie ricette, io non salo mai su, non li salo mai, perché? Perché io salo molto bene la pasta e quindi viene già un piatto perfetto. Se mettessi dell'altro sale nel sugo, il piatto sarebbe troppo salato e a mio avviso non sarebbe buono. Salando la pasta in modo abbondante vi verrà un piatto eccezionale, quindi difficilissimo che vedrete da me salare un sugo. In questo caso non lo salo proprio perché ho salato bene la pasta e verrà dosato di sale in maniera perfetta. Ecco, guardate, vedete che c'è rimasta un poco di acqua. Io adesso sono con fiamma proprio al minimo, sta sobbollendo. Nel frattempo che si cuoce la pasta se ne assorbirà un altro po', se ne evaporerà un altro po' e sarà l'acqua ottimale da essere assorbita dalla pasta stessa trafilata al bronzo, al quale dopo metteremo la panna da cucina e verrà il piatto perfetto. Questo è una bomba, facilissimo, economicissimo, importantissimo questi giorni che sia economicissimo, per cui
figurone con i vostri amici o con i vostri cari, figurone. Pasta scolata, versiamo, c'è ancora un po' d'acqua della pasta che versiamo. A questo punto fiamma al massimo, padellata, mescolatina, altra spadellata, sempre fiamma al massimo, panna da cucina. Continuiamo la cottura fino a che la panna si rapprenda un po', dopodiché andremo col tocco finale che è il prezzemolo. Non ho messo tutti i 250 ml, per questa basta, ne rimane un pochino. Colorito è perfetto, rosé come deve essere. La pasta l'ho scolata al dente, perché al dente? Perché andrà ancora cotta nella padella e se la scolate stracotta viene su una colla. Vedete, la panna si sta già cominciando a rapprendere. Mi viene un odore, ragazzi, soliti odori. Non vedo l'ora di assaggiarle. La panna si è rappresa, passiamo con il prezzemolo. Una parte prima spadellatina, guardate che crema, ragazzi, mamma mia, che piatto! Ancora con dell'altro prezzemolo a chiudere e il piatto è pronto. Mescolata finale e spadellata finale. A posto, andiamo a servire e prova di assaggio, dai, vai! Qui viene su un odore. Sentiamo. La libidine. Ragazze e ragazzi, provatelo. Poi mi direte dalle carti baffi. Se vi è piaciuto mettete un like, no? Non fate un piatto così, non vi può non piacere. E iscrivetevi al nostro canale YouTube Ricette della Vecchia e vi aspetto per la prossima ricetta, ne vedremo sempre delle belle. Grazie ancora e ciao a tutti, alla prossima. Ciao.